Parliamo un po' di calazio, cioè quella protuberanza che viene così d'improvviso sulla palpebra. E ve ne parlo io, e lo sapete, lo faccio con cognizione di causa. Molti lettori di 5 Lebi Magazine si sono accorti dai nostri video che ad un certo punto, intorno alla primavera 2021, il mio occhio destro ha iniziato a mostrare una evidente protuberanza, il cosiddetto calazio. Adesso c'ho anche sta bolla qua. Ma cosa te ne... Infatti, ma ce l'avevi? Prima. È un conflittone d'attacco? È un calazio. È un calazio? Ma sta registrato tutto. Sì, va bene. Vabbè, quindi adesso mi metto anche nel profilo migliore perché non c'ho infatti faccio fatica a fare video. Ma a ben vedere il nostro canale YouTube dimostra che tale sintomo iniziava a crearsi già dall'autunno 2020. Prima non ce n'è traccia, ma solo ad aprile 2021 è diventato improvvisamente molto evidente, con momenti di gonfiore estremi, leggermente debilitanti anche, perché faticavo ad aprire completamente la palpebra e faticavo a guardare verso l'alto. E in questa condizione, in periodi più o meno congestionati, ci è rimasto fino ad oggi, 21 settembre 2024, e cioè 3 anni e mezzo sulla mia palpebra. E ora vi faccio lo spoiler, non c'è più. O meglio, c'è un po' di pelle rilassata, perché come quando una donna incinta partorisce, c'è questa pelle che deve ancora tornare alla normalità. Però non c'è più. E adesso ti spiego come ho fatto. Ma prima di tutto facciamo un passo indietro. Di cosa si tratta? In termini di tessuto riguarda il dotto escretore di una ghiandola, o più ghiandole, chiamate di meibonio, e in totale sono 50 ghiandole nella palpebra, e che è una ghiandola che si occupa di secernere lo strato lipidico del film lacrimale con una funzione di difesa della cornea e del suo corretto livello di idratazione. Ebbene, in fase PCLA della curva bifasica, il dotto si ostruisce impedendo l'uscita del secreto, il quale in un flusso di ritorno resta bloccato sotto l'epidermide della palpebra e fa quell'effetto bozzo. Ti chiederai, ma qual è la percezione biologica che lo provoca? Essendo un dotto di origine ectodermica al servizio di una ghiandola di origine mesodermica antica, ha a che fare con un impedimento rispetto ad un attacco alla vista e più precisamente sono costretto a guardare qualcosa in un ambiente ostile. Quindi una più o meno improvvisa otturazione del dotto si presenta in PCLA, cioè quando questa sensazione è in effetti sciolta. Devo ammettere che il periodo Covid ha rappresentato per me una guerra di trincea. Dal momento in cui ho iniziato ad espormi controcorrente attraverso 5 Lebi Magazine, da subito, da febbraio 2020, una corrente peraltro ideologica e mass mediatica impetuosa come mai nella storia, lo ricordiamo bene tutti, e in questa guerra che si svolgeva sul campo virtuale della rete internet, sono stato costretto a proteggermi da aggressioni di ogni genere, ed è successo a tanti di noi, ognuno nel proprio ambito. Aggressioni anche da parte di persone molto intime, e fino a poco tempo prima amiche, in un ambiente intriso di violenza e ostilità. Ho in mente occasioni molto concrete nelle quali non avrei mai voluto aprire i dispositivi digitali per andare a leggere gli insulti in quella macelleria disumana, ma ero costretto nel mio ruolo professionale. Allora l'escalation sulla superficie del mio occhio è stata progressiva ed evidente a tutti, perché le 5 leggi biologiche rendono trasparente e leggibile l'animo delle persone. Solo in primavera 2021 però ho lasciato andare il grosso della tensione e il dotto aveva evidentemente accumulato lipidi, residui calcifici e cicatrici sufficienti per restare tappato molto a lungo. In sostanza si è trattato di una ferita di guerra. Nei mesi successivi ho notato momenti di crescita, decrescita, apparentemente correlati a situazioni di aggressione che qua e là dovevo gestire in veste di moderatore di una community. Al tempo, tra l'altro, vivevo
persino al civico adiacente ad un ospedale oftalmico, dove avrei potuto tranquillamente chiedere un intervento per rimuovere questo calazio. Ma eravamo in pieno delirio Green Pass e ho lasciato perdere, cogliendo invece l'occasione per vivere questo processo e comprenderlo a fondo. Ma perché lo fai? Ti vuoi tenere quel bubbone per sempre? Questo mi comunicavano gli sguardi che nel frattempo incrociavo per strada, gli amici, i parenti. E nella odierna concezione in cui è imperativo che le anomalie siano riparate, ci si immaginerebbe il dotto ghiandolare come un tubo idraulico che una volta tappato va irrimediabilmente sgorgato. E certo non sapevo come sarebbe finita, e anzi immaginavo che dopo anni ormai quel grumo di lipidi si fosse incistato, che quella pallina fosse ormai asportabile solo chirurgicamente. Le mie uniche certezze erano che non ero in pericolo di vita, che la biologia è dinamica, non è statica, e il corpo non funziona come il lavandino della cucina. Che abbiamo alle dipendenze un esercito di microbi operosi e che i tessuti lavorano senza sosta, si rigenerano e con le giuste condizioni tendono alla normotonia. Ecco allora che dopo 3 anni e mezzo, una bella mattina mi strofino gli occhi prima di alzarmi dal letto, come faccio tutte le mattine, e sento stock! Sento qualcosa che si rompe, l'occhio tutto bagnato e non trovo più la bolla sotto le dita. Ma dov'è finita? E con mia grande meraviglia mi rendo conto che è sempre stata una bolla di liquido lacrimale, nessun incistamento, nessun consolidamento. Ed è così che da oggi quel gonfiore, quel tumor, quella anomalia con cui ho convissuto per 3 anni su un'altalena di inevitabili recidive locali è tornata alle condizioni di origine. Ovviamente al netto di recidive future. Ecco, ti ho raccontato una rara storia di calazio, dalla fase attiva fino alla normotonia. Ci speravo di potertela raccontare prima o poi. E dico rara non solo perché te l'ho raccontata da un punto di vista psichico, probabilmente nessuno lo aveva mai fatto prima, ma perché è un sintomo banale e molto comune che in genere si risolve da solo nel giro di qualche settimana, mentre il mio ha resistito per anni, vuoi per recidive, vuoi per complicazioni locali. E al mio posto la maggioranza delle persone sarebbe ricorsa giustamente alla chirurgia in day hospital. È un'operazione molto semplice. E invece oggi sappiamo rispondere alla domanda che mi sono sempre posto in questi anni, senza trovare risposta. Ma un calazio, presente da diversi anni, può ancora risolversi da solo? E beh, la risposta è sì, evidentemente. Adesso fai attenzione. Io ho potuto convivere con una anomalia e seguirne l'evoluzione, con la consapevolezza che la fisiologia speciale è sempre in movimento ed è un processo dinamico in corso. Questo però non deve indurre a credere che si possa lasciar fare sempre e senza pericoli. Infatti sintomi gravi o che limitano la vita quotidiana, possono richiedere di essere messi in sicurezza con qualche intervento. Questo è fondamentale da comprendere, perché nel mondo delle leggi biologiche è spesso frainteso. Ma dopo che io ho messo in sicurezza la situazione, la conoscenza delle 5 leggi biologiche è importante per diversi motivi. Primo, comprendere in che fase mi trovo. Secondo, sapere se sto recidivando e cosa fare per farlo di meno, grazie alla comprensione delle circostanze che ne sono la causa. Terzo, importantissimo, ristrutturare la paura della malattia. Non ho una malattia, sono in un processo dinamico di fisiologia speciale. E quarto è che posso sapere quando è utile per me una terapia sintomatica, che nel mio caso poteva essere delle creme, delle pomate cortisoniche, un intervento chirurgico,
e quando invece è importante e necessaria una terapia causale, cioè che vada a intervenire sulle cause percettive che fanno reagire il corpo in quella maniera. E tutto questo perché si fa? Si fa con lo scopo di aiutare l'organismo a completare il suo lavoro di ritorno alla fisiologia normale, alla normotonia. Perché a prescindere da tutto, di questo si tratta, accompagnare il processo naturale di ripristino. E allora quello che dico a tutti è: approfondisci, prenditi il tempo di imparare le 5 leggi biologiche. A partire da questo concetto, prima di tutto, il concetto di urgenza oggettiva e soggettiva. Per approfondire ti metto tutti i link nel testo oggetto di questo video.